Quelle della mia nonna sono inarrivabili, ma io credo che ci sia il ricordo, l'affetto, le cose, eccetera, eccetera. Inarrivabili. Ma queste... Lo sapete come si chiamava una delle mie nonne? C'erano due. Divina, nome incredibile. Ed era veramente divina, aveva sempre questi capelli neri, sempre a posto. Bellissima, però veramente bellissima. Non era proprio amante della cucina, cioè cucinare non è che l'appassionava più di tanto, però faceva alcune cose e le faceva in modo meraviglioso. Una ricetta l'ho già presentata, la pasta case uova, che voglio dire non è una ricettona eccetera eccetera, la pasta imbottita la dovrò fare. E queste braciolette che faceva lei al sugo che sono qualcosa di divino. Io certamente non credo che riuscirò a arrivare a quei livelli, ma ci provo. Cominciamo a farle. Cominciamo. Partiamo dal... Vi faccio vedere una cosa, poi dopo faccio altri passi. Allora, ci vuole la carne adatta per fare questi involtini. Io vi dico, questo taglio qui è il cappello del prete. Onestamente, secondo me è perfetto. Poi, se riescono a affettarlo a macchina, quindi sufficientemente fine, bene, altrimenti fate come ho fatto io, la battete un pochino, con uno spessore, non deve essere proprio finissima, però comunque abbastanza fine, la cottura sarà lenta, però non deve essere proprio appesantito. Va bene? Ho chiacchierato come al solito tanto, partiamo con la cottura del sugo di pomodoro e poi dopo andiamo a fare gli involtini. Olio sul fondo, uno spicchio d'aglio, accendo il fuoco, aspetto un attimino che l'olio si sia leggermente insaporito con l'aglio e poi metto il pomodoro. Nel frattempo vado a preparare tutti gli ingredienti che mi serviranno a questa ricetta. Salame piccante, salamino piccante. Ora qui la grande difficoltà sarà non mangiarlo a metà mentre raffetto. Guardate che questa qui è veramente una brutta cosa. Io sto cercando di disintossicarmi dall'assaggiare tutto sempre, perché spesso e volentieri mi ci vogliono il doppio degli ingredienti. Che ne so, ci vuole 100 grammi di salame e le devo comprare almeno duetti, perché la metà me lo mangio mentre preparo le ricette. E si va a affettare a fettine non troppo alte. Direi che questo è più che sufficiente. L'ho fatta abbondante perché così dopo dico ne è rimasto e quindi lo posso assaggiare. Però sono bravo, ancora non l'ho assaggiato. Veramente sono sorpreso di me. Questo sicuramente appena la telecamera si leva lo mangio. Provolone piccante. E qui lo faccio a pezzettini anche irregolari così a mano. Quanto sono importanti anche i rumori in cucina, no? Mentre stavo facendo questo qui sentivo anche se un leggero crepitio e l'aglio, infatti, vedete? L'aglio che sta cominciando a soffriggere, quindi ci andiamo a mettere il pomodoro. Qualche foglia di basilico. Abbasso la temperatura al minimo, ma veramente al minimo, cioè nel senso fiamma dolcissima ora. E ora deve cuocere tranquillamente questo pomodoro. Si deve leggermente restringere, non è che deve diventare proprio ristretto, anche perché poi una volta che ci metterò le braciolette la cottura andrà prolungata, facciamo andare per un'oretta circa. Ok, quindi continuiamo a preparare gli ingredienti. Sì, direi che il caciocavallo può bastare. Prezzemolo. No, caciocavallo, provolone piccante. Vabbè, mi sbaglio sempre. È brutta questa cosa, però mi sbaglio sempre. Questo prezzemolo lo metto insieme al pangrattato. Mescolo per bene.
questo è pronto. Le uova vanno tagliate. Non ho la macchinetta, ce l'avevo fino a un po' di tempo fa, quella macchinetta con i cosi d'acciaio che zang, tagliava a metà. Non ce l'ho, non la troviamo più. Vado ad affettare. Non è importante che le fate perfette, anche perché io non sono in grado di farle perfette. Ok, anche le uova non perfette sono pronte. Aglio, uno spicchio, lo trito. E questo lo metto da parte. Questo non lo userò in tutte le braciolette, lo metterò solamente in un paio, perché secondo me a molte persone potrebbe dare fastidio. A me piace molto, però lo metterò solamente in un paio di quelle che farò, che saranno 6-7. Cominciamo. Prendo la bracioletta, ci metto il pan grattato, salame piccante, mettete tutto al centro, formaggio, questa è una sorta di sushi ante litteram, l'uovo, mettiamoci un paio di pezzettini, così. In questo ci metto un pochino d'aglio, ma poco, proprio pochissimo. Poi copro, così, giro, prendo la parte esterna, la metto verso l'interno, vedete? Chiudete bene queste due parti e poi continuate a rotolare, così. E così, ecco fatto, il primo l'abbiamo fatto e ora proseguiamo con tutti gli altri. Ora vanno chiuse. Allora, intanto una piccola spiegazione, cioè perché altrimenti se il taglio che vi è stato fatto è integro, e normalmente dovrebbe essere così, invece a me l'hanno tagliata a mano e un pochino si è rovinata, potete tranquillamente chiudere con lo stecchino, altrimenti il pacchettino lo chiudete così con lo spago, uno spago così per il senso della lunghezza e poi un altro paio di legacci, ma per queste dimensioni qui, se sono più piccolini mettete anche di meno. Proprio non bisogna essere macellai o essere bravi a fare questa cosa qui, cioè fate il primo nodo così, stringete un pochino senza tirare troppo e poi chiudete. Ora mi è venuto in mente una cosa, non so se è successo anche a voi, probabilmente sì. Quante volte è successo che qualcuno vi ha detto mettimi il dito per tenere fermo e poi viene tirato e rimanete lì col dito e sentite un dolore bestia? A me è successo parecchie volte. Di farlo e di subirlo. Ecco qua. E così faccio per tutto il resto degli involtini. E ora, una volta legate, le braciolette si mettono nel sugo. Un giro di sale. Allora, ora il fuoco non l'ho ancora aumentato, sempre al minimo. Ora si porta avanti la cottura per un'oretta tranquillamente. Se si stringe troppo il sugo di pomodoro, si aggiunge un pochino di acqua, si cuoce coperto lentamente, proprio lentamente, lentamente. E fra un'ora più o meno si assaggiano. A dopo. Ecco qua, guardate come sono finite tutte in fila. Sembra fatta apposta. In realtà è fatta apposta. Allora, vi dico una cosa importante. Ho aggiunto del liquido perché il pomodoro si stava stringendo troppo
E la cottura rispetto a quello che vi avevo detto è raddoppiata perché, come tante cose, no? Dovete sentire se la carne deve essere totalmente cedevole. Siccome era abbastanza resistente, l'ho fatta cuocere, poi andando avanti, praticamente la cottura è stata di 2 ore. Quindi ora però sono pronti. Il sugo per condire la pasta è assolutamente qualcosa di straordinario. Allora, quale prendo di questi qui? Questo che è il più brutto. In genere parto sempre dal più brutto io. Questo. Un pochino di sughino. Beh, non ho fatto una cosa intelligente perché prima devo levare lo spago. Vabbè. Me lo metto accanto il sughino. Tolgo lo spago. Credo di non averlo mai fatto con delle forbici così, questa cosa di togliere lo spago. Sto cercando di farlo per bene. Il coltello è più lungo della forchetta, ho preso un coltello che tagliava un pochino meglio per non rovinarla. Assaggio la parte esterna, però prendo anche un coltello normale. Vado, Allora, proprio al primo morso, Quelle della mia nonna sono inarrivabili, ma io credo che ci sia il ricordo, l'affetto, le cose, eccetera, eccetera. Inarrivabili. Ma queste vengono subito dopo. Ma buona, Carne perfetta, cottura tutta, queste 2 ore ci sono volute tutte. Allora, poi ognuno è legato alle le proprie ricette della famiglia e tutto. Per me questa qui è così, è proprio un piatto superiore. È- mm, questo veramente, io faccio un tuffo indietro negli anni e mi ricordo, ed è esattamente quello. Io mangio questo e sono lì con la mia nonna che si chiacchiera come sempre delle cose fantastiche e sono felice.